intanto che devo sistemare, devo fare cose, prendo spunto dal buon Igor, che quando lui non ha tempo, come me in questo periodo, cosa fa? Fa delle live molto generiche dove dà gli aggiornamenti su un po' il panorama retro gaming e anche la sua situazione sia di vita che collezionistica, che riguardo il canale. La stessa cosa faccio io, quindi ho fatto il TG Demi, il TG del Demiurgo. Igor, spero che non se ne abbia male, ma sapete, è uno dei miei maestri e quindi gli allievi prendono spunto dai maestri. Allora siamo qui stasera col Demiurgo nella prima puntata. Oh, Viper, buonasera, buonasera. Ciao a tutti, un grandissimo saluto, grandissimo Ludovico da Reggio Calabria. Chissà se riusciremo a venire lì. Comunque buonasera Viper, grazie per essere qui. Sistema appena l'angolazione e la videocamera perché facciamo la live verticale stasera. Intanto che io sistemo la stanza, diamo un po' di aggiornamenti, poi se avete voglio rispondere alle vostre domande, devo sistemare un po' di cosine e ho detto non ho tempo di fare un video alto, facciamo una bella live. Quindi, allora vi devo far vedere tante novità, qualcosa avete già visto, ma adesso ve le faccio vedere. Allora, aspettate. Innanzitutto dovreste poter vedere tutto, in teoria, senza troppi problemi, spero. Abbasso un po' la luminosità perché non voglio scaricare il telefono immediatamente. Allora, il Demiurgo non ha avuto molto tempo di stare nella sostanza ultimamente a causa primavera, però ci sono delle cose molto interessanti che volevo farvi vedere. Innanzitutto volevo collegare a questo JVC, che è il mio monitor BVM professionale, il PC Engine Duo. Adesso vi devo spiegare anche delle chicche, ragazzi, perché queste cose non le sapete. Allora, aggiornamenti vari sui miei video passati. Io vi ho sempre allora, innanzitutto ragazzi, volevo dirvi che se state seguendo, mettete like, vi prego, alla live. Magari lasciate un commento, o insomma partecipate alla chat, ecco, perché ci tengo, perché visto che c'è gente che lo fa, che rompe i coglioni dicendo lasciate like, siete in 15, voglio 15 like, e magari non portano neanche dei contenuti validi. Se permettete, io che li porto, lasciate un like, ecco, 2 spettatori, quindi voglio 2 like. Lasciate like. Allora, comunque ragazzi, voglio collegare al BVM professionale, farvi vedere il PC Engine Duo, console della Madonna. Voglio collegarla insieme a voi. Tra l'altro adesso ci ho preso anche un altro controller e multitap. 5 spettatori, ragazzi, lasciate 5 like se vi piace il video, mi raccomando, perché lo ripeto, c'è gente che fa dei video brutti e gli lasciano like, quindi il caro Demiurgo vi chiede di lasciarvi 5 like, insomma, se entrate e vi interessa mettete like. Allora, volevo spiegarvi una cosa riguardo la masterizzazione, perché io ho fatto tanti video in passato sulle console. Ragazzi, 17 spettatori, voglio 17 like. Voglio 17 like perché questa stanza se li merita, se siete appassionati di retro gaming. Viper, grazie mille per la donazione. Adesso verrà ricompensato con le chicche che vi spiegherò. Adesso vi faccio vedere, vi spiego come vanno masterizzati i giochi in modo corretto, perché diciamo che uno dei problemi più gravi della masterizzazione è sbagliare il tipo di disco, il tipo di supporto. Ragazzi, lasciate like perché adesso vi spiego una chicca che nessuno sa. Guardate. Allora, prendiamo 2 marche di CD, DVD-R, quello che volete. Allora, io le metto qua. Allora, io tempo fa ti ho messo like. Grazie Colle, ti saluto volentieri e ti ringrazio. Grazie per aver messo like. Se mettete like vi saluto. E vabbè, se vi piacciono poi i miei video, il mio canale, iscrivetevi ovviamente. Allora, io avevo detto tempo fa nei miei video della masterizzazione della PlayStation 2 che allora io ho fatto i video nel mio canale, per chi non mi conosce, ho fatto i video alle modifiche in passato di tutte le console, in particolare GameCube. Vi ho fatto vedere come si masterizzano anche i mini DVD per il GameCube. Vi ho fatto vedere come si masterizzano i giochi su PS1 con il CDR, su PS2 col FreeMac Boot e praticamente l'ESR, che è la modifica. Vabbè, questa è la PSX giapponese, quindi non mi interessa. Poi vabbè, vi ho fatto vedere le modifiche. Grazie Colle, mi raccomando lasciate like ragazzi, perché adesso vi spiego delle cose che sono... Poi ringrazio tantissimo Viper per la donazione. Se ovviamente vi sentite di donare, io apprezzo molto, perché
vi spiego delle chicche incredibili che adesso vedrete. Vabbè, su queste macchine, a parte modifiche, ecco, anche sul Dreamcast vi avevo fatto la modifica, il video della modifica, anche sul Sega Saturn vi avevo fatto il video della modifica, sull'Xbox, ve l'avevo fatto un po' su tutte le macchine. Però ragazzi, una cosa che non ho spiegato bene è la seguente. Io vi avevo detto tempo fa, cioè, quando una console ha dei problemi a leggere i dischi, uno pensa, è la lente, no? La prima cosa che uno pensa è la lente. Quando voi cercate, avete, non so, il GameCube, la PS1, la PS2, non so, il Dreamcast, il Saturn, insomma, tutte le console che hanno supporto ottico cominciano a darvi dei problemi, le vecchie console. Cosa fate? Voi andate su internet e scrivete come, non so, Play 1 legge il disco male e non legge i dischi, oppure scattano i video, oppure non so, la Play 2 non legge più i dischi. Voi cosa pensate? Andate su internet e la cosa che al 90% delle volte vi viene detta è: dovete regolare il potenziometro, dovete aprire la console, andare sotto dove c'è la lente, regolare con la vite il potenziometro del laser. È la prima cosa che vi viene detta. Qualcuno vi dice anche di pulire la lente, ok? Infatti pulire la lente potrebbe essere una buona pratica. Che faccio vedere, ecco, pulire la lente potrebbe essere un'ottima pratica. Questa è una PlayStation 1. Allora ragazzi, però bisogna stare molto attenti. In realtà, prima di fare queste due cose, ovvero prima di pulire la lente e prima di toccare il potenziometro, c'è da fare una cosa fondamentale. Dovete seguire i miei video passati che vi spiegavo ovviamente come masterizzare in modo corretto la vostra ISO di backup, il vostro gioco di backup. Però dovete stare molto attenti, ve l'avevo già detto in passato, al supporto ottico, al tipo di disco, di CDR, di DVDR che usate. E io in passato vi avevo spiegato di stare molto attenti al Manufacturer ID, ovvero alla marca del produttore, al codice, perché molti dischi potrebbero riportare la marca, per esempio in questo caso Verbatim, no? Come questo. Questo è un Verbatim. Però ragazzi, dovete sapere che ci sono della stessa marca dischi più o meno di qualità. Allora, questo qua è un Verbatim. Se voi andate a vedere e lo mettete in IMG Burn, viene scritto che è Mitsubishi Chemical Corporation, MCC. Quindi dovrebbe essere un DVDR, no, un CDR, scusate, di qualità. Ma ragazzi, quando avete una console o un dispositivo, Etrix, grazie, ciao, ti saluto anche te. Se ti piace il mio video metti like, mi raccomando, perché sto spiegando una cosa molto importante. Quando voi avete delle console, delle macchine che hanno difficoltà a leggere la lente, cioè la lente fa fatica a leggere, ragazzi, dovete usare dei supporti di qualità. Ma cosa vuol dire di qualità? Oltre alla marca e al Manufacturer ID, vi faccio vedere una cosa. Questo è un Verbatim, no? Guardate ragazzi, se io faccio così, adesso non riuscite a vedere, ma io guardate, si vede. Guardate la televisione da dietro, la vedete? Guardate, La vedete attraverso? Si vede attraverso... Guardate ragazzi, si vede attraverso il disco. Si vede la TV là dietro, la vedete? Guardate, si vede appena. La vedete quella di nera? Guardate, Si vede? La vedete? Quando un disco, un DVD, un CD, qualsiasi cosa, anche se di buona marca come Verbatim, Sony o quello che volete, anche se c'ha Manufacturer di MCC, ragazzi, se vi succede che un disco, quando lo comprate, vedete attraverso, ragazzi, è un disco di merda. Perché? Perché? Adesso vi faccio vedere, guardate la differenza. Questo è sempre un altro CDR della Sony. No, sempre Verbatim, ragazzi. Sono due Verbatim. Questi sono Verbatim e anche questi. E sono tutti e due CDR. Però guardate questo in realtà. A parte che c'è questa etichetta, quindi ragazzi, qui ovviamente non vedete attraverso nulla. Costano di più. Costano qualche centesimo di più. Ma ragazzi, è questo il motivo. Il primo motivo per cui una console o un dispositivo che ha un supporto ottico con la lente vi dà problemi a leggere i dischi è questo, perché se voi usate dei dischi CDR o meno R o DVD meno R che sono trasparenti come questo, attraverso cui si vede, perché vi faccio rivedere, la TV è là, vi faccio rivedere, guardate la TV, si vede, la vedete là dietro, si vede.
Il problema qual è, ragazzi? Che il laser, l'ottica, spara al laser, no? Il disco, per essere letto correttamente, senza sforzi, cosa deve succedere? Adesso vi rispondo a tutti. Il laser non deve passare attraverso. Allora, qui sotto, ragazzi, c'è la lente. Immaginate sotto la lente, il disco gira. Cosa succede? Il laser deve riflettersi sulla superficie sotto inferiore del disco e deve praticamente riflettersi su tutto il disco. Ma se il disco è trasparente, e questo lo è, perché si vede attraverso, il laser passa attraverso, e passando attraverso non riesce sempre a leggere bene l'informazione perché non viene riflessa completamente, ok? Quindi il primo motivo, la prima causa del fatto che una console con supporto ottico, con laser, vi dà problemi a leggere i dischi, non è la lente sporca e non è neanche il potenziometro da toccare, perché la macchina, la lente, viene regolata in fabbrica per avere quella potenza, il laser, ok? Ma se voi usate dei dischi trasparenti, dei supporti ottici di scarsa qualità, perché ripeto, questo costa un po' di meno di questo qui, che non è invece trasparente. Se voi usate quelli trasparenti, il laser in parte passa attraverso e a lungo andare il laser si usa di più perché fatica, no? La console fa fatica. Invece voi cosa fate? Le persone cosa fanno di solito? La prima cosa che fanno è aprono una console, vanno a regolare il potenziometro, la vite, aumentano l'intensità e così in questo modo il laser è più potente, l'intensità passa ancora più attraverso questo disco che è trasparente e l'ottica si rovina ancora prima, si brucia di più perché voi avete aumentato l'intensità della macchina andando oltre il valore standard di fabbrica, che ci sta perché dopo 20 anni, ragazzi, comunque il laser un po' perde di potenza, quindi ci sta un pochino regolarlo, ma dovete farlo soltanto dopo che avete provato a usare dischi di qualità non trasparenti, perché se voi usate un disco di merda e aumentate il potenziometro, ragazzi, cioè la vita della lente durerà ancora di meno perché sforzerà ancora di più e il laser passerà ancora più attraverso perché sarà più potente. Quindi la prima cosa da fare quando avete una macchina che non legge bene i dischi è non usare sti dischi di merda, supporti ottici di merda, trasparenti attraverso cui si vede, non importa che siano CDR o DVD-R, quindi non usate questi verbatim, questi dischi, ma usate dischi di qualità. Eccone uno. Questo rifletterà perfettamente il laser sulla sua superficie inferiore senza farlo passare attraverso e la macchina leggerà bene. Ve ne accorgerete. Questa è la prima regola. Poi, se voi fate questo, usate dischi di qualità, masterizzati, quindi che non riflettono, cioè che non sono trasparenti, che non fanno passare attraverso il laser, quindi usate questi. E seguite tutti i miei consigli che vi ho dato nelle mie vecchie guide, dove voi potete vedere come masterizzare i giochi per GameCube, per PS1, per PS2, Dreamcast, Saturn e tutto il resto. Ragazzi, li trovate sul mio canale, vi invito a mettere mi piace adesso, vi invito a mettere mi piace e commentare, e se vi interessa quello che dico, cioè se demiurgo, iscrivetevi al mio canale e poi vi rispondo. Ecco, dopo aver usato dischi di qualità non trasparenti, aver seguito le mie guide con le impostazioni giuste, se la console fa ancora fatica a leggere, dovete allora pulire la lente. Pulire la lente, attenzione, anche qui si faranno un sacco di errori. Dovete innanzitutto toccarla appena appena, in modo molto leggero, mai direttamente con le dita ma con un cotton fioc. Questo cotton fioc deve essere imbevuto leggermente, non dell'alcol rosso, l'alcol normale, quello che si usa per pulire, ragazzi, ecco lì c'è un colorante. Dovete usare lo spray per gli occhiali, poi c'è anche lo spray specifico per le lenti, quello per gli occhiali, per le lenti degli occhiali, ok? Qualcuno usa anche l'alcol isopropilico, ma io consiglio quello per gli occhiali, che è fatto apposta per le lenti. Poi col cotton fioc bagnato appena, strofinate, ma leggermente in senso circolare, toccandolo appena, poi lo girate e lo asciugate la lente con l'altra parte del cotton fioc, toccandolo appena, e basta. Questo è il secondo passaggio da fare. L'ultimo passaggio da fare, se voi avete usato dischi di qualità non trasparenti, avete seguito tutte le mie guide o quelle che trovate in giro per masterizzare, avete pulito la lente e ancora avete dei problemi, allora ragazzi, in questo caso l'ultima, e ripeto, l'ultima cosa da fare, non la prima, è andare ad agire sul potenziometro. Quindi aprite la console,
aumentate di pochissimo, di praticamente di 1 millimetro. Girando quella vite in senso dovrebbe essere orario per aumentare la potenza, però ogni macchina può essere diversa, ragazzi, guardate con attenzione. Dovete aumentare appena l'intensità del laser, perché ci sta dopo anni, perché comunque il laser ha una vita, quindi perde l'intensità, ma dovete farlo soltanto dopo che avete usato dischi di qualità non trasparenti, li avete masterizzati nel modo corretto usando i vostri giochi di backup e avete pulito la lente. È l'ultimo passaggio. Invece, purtroppo, online c'è questo mito, c'è questa cosa che quando una macchina fa fatica a leggere, la prima cosa è andare a toccare lì. Ragazzi, la lente è nata con quelle impostazioni, con quella potenza, quindi dovete stare attenti. Prima usate i dischi di qualità, perché il 90% delle volte la macchina non vi legge i dischi perché voi usate questi, perché spendete il minimo possibile. Guardate ragazzi, si vede attraverso, guardate. Secondo voi il laser non ci passa attraverso? È ovvio, ma non deve passare. Guardate ragazzi, si vede attraverso. Questi fanno schifo. Fanno schifo, anche se vi rivendono a peso d'oro. Fanno schifo. Dovete usare quelli non trasparenti. Pulite la lente, come vi ho detto, con lo sparapiù agli occhiali. E poi, solo alla fine, toccate il potenziometro. Questo era il primo argomento di cui volevo parlare. Comunque, ringrazio Agostino Castellano, ciao, ti saluto molto volentieri. Se ti piace questo video lascia like. Ragazzi, siete in 8, lasciate like per favore. Lasciate like, così mi sostenete. E se vi piacciono i miei video, perché il mio canale ormai da 8 anni che è su YouTube, iscrivetevi anche al canale. Etrix, ma tutti i dischi come fanno a ottenere tutti questi film gioco? Cosa vuol dire? Tutti i dischi come fanno a ottenere... Etrix, spiegati meglio. Tutti i dischi come fanno a ottenere... Cosa vuol dire? Non si spiega. Vabbè, comunque, ragazzi, questa è una piccola chicca che non avevo mai spiegato. Non avevo mai spiegato. Adesso la sapete. Ok? Ovviamente non l'ho detta solo io, cioè... Potete immaginare che queste cose le spiega uno dei miei maestri, quello da cui ho preso spunto per dare il titolo alla live di stasera, ovviamente. Questa, ragazzi, è la prima regola. Quindi, questo era il primo argomento: masterizzazione e supporti ottici. Abbiamo sfatato i miti sulle console a disco. Adesso andiamo avanti. Adesso io voglio con voi. Allora, voglio farvi vedere la qualità di questa bestiolina. Viper, ma posso usare uno spray per gli occhiali qualsiasi? No, quelli per gli occhiali vanno bene, Viper, non preoccupare. Sì, sono romagnolo. No, non sono romagnolo, sono emiliano, sono di Parma, ragazzi. Super Baronetto. Baronetto, se ti piacciono i miei video, metti mi piace e iscriviti al canale, mi raccomando. No, comunque sono emiliano, sono di Parma. Allora, ragazzi, questo è un BVM Broadcast Video Monitor, non un PVM, attenzione. È quello per le trasmissioni televisive, non quello per gli studi medici o sanitari. Questo è un BVM Broadcast Video Monitor RGB da 20 pollici, un modello rarissimo della JVC. Vi faccio vedere il codice. È un BVM H2000PN, ovviamente multifrequenza 50-60 Hz, ragazzi. Da 20 pollici della JVC. Purtroppo l'ho trovato pochissimo, ragazzi. Sarà targhetta, vedete la J rotta. Lo sistemerò perché è un peccato. Ragazzi, funziona perfettamente. Un affarone, l'ho pagato 200 euro. Un BVM, vedete, High Resolution, lo vedete? Con tutte le regolazioni davanti. Ne ha molto di più di un PVM normale. E poi c'è anche l'audio, ragazzi. Sto qua è strano perché è un BVM, ma c'è anche l'audio. Comunque, ragazzi, noi a questo BVM, che si vede a una qualità assurda, noi colleghiamo una delle ultime macchine che ho recuperato, che ancora non ho fatto vedere sul canale, che è il PC Engine Duo. Allora, ragazzi, il PC Engine è una macchina, attenzione ragazzi, dice PC Engine, non PC Engine, Vabbè, in America è conosciuto anche come TurboGrafx. Allora, ragazzi, ho tanti accessori da farvi vedere. È una macchina veramente costosa. Innanzitutto voglio ringraziare il negozio dove l'ho preso, faccio pubblicità. Power Games di Verona, ragazzi. Power Games di Verona, un negozio, veramente un amico. Vabbè, questo, ragazzi, in realtà non è neanche il prezzo completo. In realtà costa molto di più comunque. Vabbè, allora ragazzi, questo è una macchina della Madonna. 13 spettatori, ragazzi, lasciate like perché vi faccio vedere delle cose. Se non conoscete il mio canale, lasciate like, commentate e iscrivetevi al canale, ragazzi, perché sul mio canale del Demiurgo
parliamo di retro gaming in maniera molto avanzata, vi faccio vedere delle chicche assurde, vi spiego delle cose, tra cui poco fa vi ho spiegato come masterizzare i dischi in modo corretto. Allora ragazzi, questo è un PC Engine 2R della NEC, in realtà dentro la scheda non si capisce se è un R o un RX, comunque cosa cambia ragazzi? Allora, c'era il PC Engine, adesso ci sono migliaia di modelli, però ragazzi, per non impazzire. C'era il PC Engine, dopo hanno fatto il PC Engine CD, che è un add-on, poi è uscito il PC Engine Duo, che sarebbe un PC Engine, che il PC Engine ragazzi aveva la PCE card, che è questa, che qui usiamo come Everdrive. Poi unito insieme a lui, cioè insieme il PC Engine Duo, che era nero, ha lo slot PCE card dei giochi del PC Engine, in più c'ha il lettore CD perché consente di giocare ai giochi del PC Engine CD. Ok? È una macchina doppia. Questo invece è il PC Engine 2R, perché il 2 normale, quello nero, aveva dei condensatori schifosi. Il PC Engine 2R, vuol dire, R sta per revisione, è un PC Engine 2 migliorato con i condensatori di alta qualità, molto migliore rispetto a quelli del Duo. Poi è uscito l'RX, ragazzi, che invece l'RX è la versione dopo, è una cost reduction, una versione cost reduction, quindi dove l'hanno semplificato dentro, l'hanno semplificato e hanno praticamente abbattuto i costi perché era verso la fine della macchina. Quindi in realtà, in teoria, l'R dovrebbe essere anche migliore dell'RX come qualità. Sicuramente l'R è migliore del 2 normale. A livello di costi, l'R costa di più dell'RX. Questo, ragazzi, è un 2R giapponese, fine 60 Hz, ma è stato modificato l'alimentazione interna da Power Games, che lo saluto ovviamente il titolare di Power Games, in modo tale che io posso giocarci con un alimentatore europeo italiano. Quindi in realtà, ragazzi, accetta il 220 invece del 110, non ha bisogno di nessun step down converter. Questo è l'alimentatore che uso, guardate, vedete, è un 240 volt. Ok, vabbè, questo ha l'alimentazione che è stata messa, è centrato positivamente, attenzione, bisogna stare molto attenti, è centrato positivamente, non sbagliamo ragazzi, e praticamente non ha bisogno di step down converter, cioè non va con i 110 ma va con i 230, ok? Anche se è giapponese ragazzi, perché questa macchina è uscita solo in Giappone, il 2R, da quanto so, è uscito solo in Giappone. Questo è giapponese, però è stato modificato l'alimentazione. Tutti i condensatori sono stati revisionati, ragazzi. Quindi posso usare l'alimentazione europea. Poi è stato modificato con l'RGB. Quindi io, ragazzi, ho un cavo RGB custom. Cavo RGB custom che praticamente è stato fatto sul modello di quello del Neo Geo AES, del Neo Geo casalingo, perché è molto simile in realtà, ha qualche pin diverso, però è un cavo SCART RGB, vedete 21 pin, custom, perché questa macchina aveva soltanto il composito al massimo l'S video, invece qui abbiamo l'RGB ottenuto con un cavo modificato del Neo Geo AES. Abbiamo la corrente PAL, diciamo, e poi ragazzi abbiamo un controller, la versione quella con i turbo, vedete che posso modificare la velocità del tasto A e B, ovviamente richiama molto, è della NEC, no? Richiama molto il NES. Vi ricordo che questa macchina dovrebbe essere uscita intorno all'87, ma questo qui ovviamente è una versione successiva. Il PC Engine, per fare un po' di storia ragazzi, faceva concorrenza al NES della Nintendo e al Master System. Il NES l'abbiamo qui, eccolo qua, e il Master System l'abbiamo lì sotto. Primo modello. Ragazzi, mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi al canale. Ve lo dico, c'è gente che fa dei video veramente dove non fanno contenuti e ottengono un sacco di like, eccetera. Allora, ragazzi, il Demiurgo stasera vi sta facendo una live. Voglio inaugurare questa nuova rubrica del TG Demi, dove parlo di argomenti vari e vi acculturo, vi faccio vedere cose, vi insegno cose che magari non vedete molto su YouTube Italia, e sono qua per rispondere alle vostre domande. Quindi mi raccomando ragazzi, lasciate like, se volete fate una donazione, commentate che vi rispondo e iscrivetevi al canale, che sono su YouTube da 8 anni per chi non mi conosce, e insomma è arrivato un po' il momento di tirare un po' le somme. Allora ragazzi, dicevo, il PC Engine voleva fare concorrenza al NES e al Master System di Sega, però quindi ragazzi è una macchina
con la CPU a 8 bit, ma la figata è che ha il processore grafico a 16 bit. Quindi, ragazzi, ha tenuto testa anche al Super Nintendo per tantissimi anni e anche al Mega Drive o Genesis, Sega Genesis, ragazzi. Ha tenuto testa anche a quelle macchine lì. Addirittura poi c'è un'espansione, una scheda aggiuntiva, perché, ragazzi, per usare l'espansione CD ci vuole una super card, una super CD card. Ma questa è la versione Duo R, quindi ce l'ha già incorporata per utilizzare il CD. Poi però dopo hanno fatto più avanti una scheda, due schede arcade, espansione arcade, che aumentano la memoria della macchina, attenzione, la memoria, che consentono di far girare dei titoli arcade, che sono impressionanti, tra cui molti picchiaduro, che erano usciti anche su Neo Geo, AES e MVS, che è in realtà la stessa macchina, ragazzi. Quindi questa macchina qui ha fatto concorrenza, ovviamente non potendo vincere, teneva testa, ma ovviamente il Neo Geo era molto più potente. Però, ragazzi, per tanti anni, con questa scheda di espansione arcade, che aumenta la memoria della macchina, c'erano dei titoli, dei porting arcade, che erano impressionanti, molti picchiaduro, ripeto, ma anche molti titoli giapponesi, tenevano testa anche agli arcade su Neo Geo. Ovviamente su Neo Geo erano molto migliori, come tutto, come resa, come fluidità, come tutto. Però, ragazzi, è stata una macchina che ha tenuto testa, è stata praticamente quasi 3 generazioni, diciamo 2, dai, perché il Neo Geo è una via di mezzo. Comunque, ragazzi, cioè, ha tenuto testa, ha fatto concorrenza alle macchine 8 bit, alle 16 bit e anche al Neo Geo, che viene sempre considerato un 24 bit, ma in realtà è una stronzata, ragazzi. Però, ragazzi, cioè, voglio dire, macchina impressionante, ecco, così ho fatto un po' di storia. Da noi in Europa è parecchio sconosciuta. Questo su controller è uno dei tipi di controller che ci sono. Ecco, ragazzi, allora ve lo spiego la macchina. Qui c'è l'accensione, adesso un po' vi leggo, off on. Purtroppo il PC Engine ha solo una porta pad, infatti adesso ho comprato a parte il multitap, richiede il multitap per avere 2 giocatori, ho preso un multitap a 5 slot, perché si può giocare anche in 5, ragazzi, quindi purtroppo non ha le 2 porte già di default. E poi, ragazzi, niente, qui c'è l'uscita video RGB e l'alimentazione. La macchina è questa, vi ho fatto vedere che legge sia i PCE card qui che i dischi. Ragazzi, il PC Engine CD, quindi questa espansione qua è la prima console che ha supporto ottico a utilizzare il CD-ROM, ragazzi. Non è la PlayStation come qualche ragazzina dice, attenzione, perché c'è una ragazzina che dice che è la PlayStation. Non è questo. Io, ragazzi, lo dico perché tanto sta ragazzina non parla neanche, non vuole neanche affrontarmi, benché l'abbia anche scritto, quindi cosa mi costa non stare zitto? Cioè, io non sto zitto. Allora, vedete, compact disc, la prima console della storia a utilizzare i giochi su CD-ROM con supporto ottico CD-ROM è il PC Engine CD, che è uscito nel 1987. La PlayStation, ragazzi, è arrivata molto dopo. Quindi praticamente qui abbiamo il PC Engine CD che è incorporato nella macchina, ok? Perché la versione Duo, in questo caso R. Però l'espansione è stata la prima macchina, ok? A usare il CD-ROM. Non la PlayStation. La PlayStation, se volete, è quella che l'ha reso più famoso, ma in realtà, se non sbaglio, anche il Saturn è uscito prima. Cioè, ma ci sono molte altre macchine che sono uscite prima col CD-ROM. Comunque, scusami, avevo visto Clock Tower per prima PlayStation, correggimi se sbaglio. No, non è Clock Tower, non so cosa hai visto. Purtroppo non ho mai avuto la fortuna di giocare col PC Engine. Adesso vi faccio vedere, ragazzi, adesso lo collego. Ragazzi, mettete like, donate, iscrivetevi al canale, mi raccomando, e commentate. Adesso lo colleghiamo. Però finisco di spiegarvi. Allora, la PCE card. Allora, normalmente sono i giochi, ragazzi. Qui però ho una chicca, che sapete che io uso tutte ODE, in tutte le mie macchine uso gli ODE, gli Optical Drive Emulator. Vedete che là c'è lo Psyo. Cioè, faccio vedere per curiosità. Cioè, nel Dreamcast, per dire, no? Nel Dreamcast, guardate, adesso non si vede, ma laggiù c'è un SD. Uso un Optical Drive Emulator, che è il GDM. Anche nel Saturn, stessa cosa. Vedete là l'SD perde la polvere, vedete? Io non uso più i dischi, ragazzi, mi faccio i miei backup
me li metto su SD. Vabbè, oppure uso l'Everdrive anche sul Jaguar, guardate ragazzi, uso le, cioè anche su 64, anche qui sul NES ragazzi, ok? Sul Master System. Quindi io non uso, no, nel caso della PS1 uso lo Psy ragazzi. Anche qua nel GameCube c'è una GT, c'è un Ode. Ragazzi, in questo caso, allora, da quanto so, l'Ode, ma poi non avrebbe senso snaturare la macchina. Per quanto riguarda la parte CD, uso i dischi, ragazzi, perché tanto vi ho spiegato a inizio video come masterizzare in modo corretto i vostri giochi di backup per le console che hanno un disco ottico, che hanno supporto ottico, senza rovinare la lente e facendola durare il più possibile, ragazzi, usando supporti di qualità. Se non l'avete visto, tornate indietro nella live e andate a vedere. Ma per quanto riguarda i giochi, ragazzi, anche qui esistono le Everdrive. Qui usiamo la Turbo Everdrive, che adesso, ragazzi, aspettate che devo aprirla, non riesco con le mani. Non riesco con le mani, sono sotto il cabinato intanto, ragazzi. Se poi faccio in tempo vi spiego anche una chicca del cabinato. Scusate, ma mi allontano un po', ecco. Allora, apriamo questo. È la Turbo Everdrive. Eccola qua. Questa. È la PC card e ha una SD. Ci sono già i giochi sopra. Ecco, ve li faccio vedere. Vi faccio vedere. Eccola qua, vedete ragazzi l'SD? Lì, qui ci sono già tutti i giochi. Turbo Overdrive è la versione 2023. Ok? Quindi adesso la inseriamo. Si inserisce così. E bisogna fare clac. Ecco. E poi ragazzi proveremo l'unico gioco che ho adesso del PC Engine CD, che è lui. Un bel titolo. Però ragazzi, dopo uno, se c'è giochi, può masterizzarli usando i suoi giochi di backup. Quindi adesso prima proviamo il PC Engine normale, diciamo, sullo slot PCE. Poi proviamo il gioco PC Engine CD. Allora ragazzi, colleghiamo la macchina al JVC, che vi faccio vedere anche la qualità. La qualità. Allora, attenzione ragazzi, perché voglio metterlo si veda bene, se ce la faccio, senza che riesco, no, no, devo spostare, devo capire come mettere il tutto ragazzi. Allora, un attimo, qui è troppo alto, se faccio così, attenzione, allora vediamo se riesco, no, non ce la faccio. Niente, devo capire come cazzo fare, perché non c'è spazio. Niente, proviamo a mettere qua. Niente ragazzi, terrò in mano. No, ma in mano non posso tenerlo. Come faccio? Come faccio? Lasciamo sulla sedia, dai. Vediamo se riesco a farvi vedere così. Ovviamente non vedrete il tutto, cioè vedrete un po' coperto lo schermo, però ragazzi meglio di così non riesco a fare. Intanto io collego la console e accendo il monitor, dopo rispondo alle vostre domande. Ragazzi lasciate like, iscrivetevi al canale, dopo vi leggo le vostre domande. Allora prendiamo la console, l'alimentatore e vediamo questo JVC come rende, il PC Engine come rende su BVM ragazzi. Ci siamo? Eccolo qua, colleghiamo, bella macchina, guardate ragazzi com'è grossa. Allora, io la metto qua, appoggiamo qui un secondo, dopo vi leggo ragazzi. Allora attacco qua l'alimentazione, ok, che tanto è europeo ragazzi, ve l'ho detto, è stato modificato l'alimentatore, l'alimentazione interna, quindi accetta il voltaggio europeo. È strano perché non va fino in fondo dentro, ma solo appena. Ok, poi ci mettiamo il cavo SCART RGB, eccolo qua ragazzi,
attacchiamolo. Attacchiamo direttamente dietro al PVM. Adesso non lo attacco mica nello SCART switch perché sarebbe un casino. Ah no, ma che che stupido, non ho il... Sì, è vero, c'è i connettori... ragazzi, per chi non lo sapesse, i BVM, facciamo un po' di cultura. I BVM non hanno la presa SCART, ma hanno le prese BNC. Vedete? Hanno, vedete, verde, blu, rosso, RGB, e il giallo sarebbe il sync separati. Sono dei connettori BNC. Poi c'è anche l'audio, vedete, a parte. Quindi praticamente viene usato un adattatore, un cavo adattatore che è questo, ragazzi, che praticamente da BNC va a SCART. Adesso io stacco quello e attacco lo SCART. Così, ragazzi, vi ho fatto anche cultura su ste cose, perché molti non le sanno ste cose. Ecco, molti si professano retro gamer, ma ste cose non le conoscono. Allora, attacchiamo dietro. Ecco qua. E attacchiamo. Devo capire solo qual è l'ingresso. Ah, è questo. Quindi è questo, ok. Colleghiamo così. Perfetto. Ottimo. Già collegato, ragazzi. Senza troppa fatica. Senza troppa fatica. Sono riuscito a collegare. Se evita di cadermi giù, ok, va. Bene, collegato. Diamo fuoco alle polveri. Aspetta che attacco il controller. Poi diamo fuoco alle polveri. E ci sono, Ragazzi, mettete like, iscrivetevi al canale perché vi faccio vedere della roba che non si vede tutti i giorni, soprattutto qua su YouTube Italia, se permettete. Vi ho spiegato prima come masterizzare in modo corretto i giochi di backup sugli console supporto ottico. Adesso vediamo il PC Engine Duo R modificato RGB con anche alimentazione europea. Lo vediamo su un BVM della JVC da 20 pollici monitor broadcast video monitor professionale CRT della Madonna. Voglio solo che non mi cada, ragazzi, ok? È strano anche il connettore e il controller, comunque ok. Basta, abbiamo messo la PCE card con l'SD. Boh, possiamo dare fuoco alle polveri, poi dopo vediamo se funziona tutto. Allora, il JVC acceso. Si vede, ragazzi? Ci siamo? Dopo rispondo tutto, Ragazzi, mettete like. Adesso tolgo anche il cavo da davanti perché... Bene, RGB no sync, ottimo. Accendiamo la macchina. Voilà. Ci siamo, ragazzi. Allora, non so se riuscite a vedere la definizione di questo monitor. Cioè, li vedete i pixel? Come sono definiti? Ok. Adesso io mi siedo perché volevo darvi una visuale migliore, ma non so come cazzo prendere. Non c'è spazio su questa mensola del cacchio. No, non c'è spazio. Perché mi toccherebbe così, ma si vede proprio male. Niente, ragazzi, mi devo farvi vedere, ma così cade, sì. Sposto appena indietro la PS1, dai. Dai, così può essere decente. Non vedete tutto il monitor, ma purtroppo non ho alternative. Cerchiamo di inquadrare il più possibile. Aspettate.
Regoliamo. È già 2 al massimo, maledetto. Niente, dai. Regoliamo così, basta. Ragazzi, provo a lasciare così, dai. Ok, dai. Allora. Abbiamo già tutto quanto. Abbiamo anche i giochi del Super Graphics. Che dovrebbero andare in teoria. Sono 5. Ma davvero? Sono quelli del Super Graphics? E vanno? Oddio. Igor. Da boh vanno? Perché io sapevo che il Super Graphics è una console più potente del PC Engine normale. Ma e c'ha soltanto 5 titoli. E quindi vanno? Forse non vanno con le migliorie? Vediamo se partono. Questo ragazzi sarebbe... Mi sa che non partono. Non succede niente. Sì, lo conosco, Ludovico. Lo conosco, ma purtroppo non è una persona molto simpatica. Ci ho già parlato molte volte. Io, ragazzi, sono uno che le cose le dice in faccia. Non sono uno. Sono anni che ho provato a contattarlo, ma non è che sia molto simpatico, eh. Dico la verità. Non accetta tanto collaborazioni, fa un po' il. Come si dice? Il superiore. Fa il superiore. Però se non è così può sempre ricredersi e sono qua, eh. L'ho contattato varie volte, ma non c'è stato verso di avere conversazioni molto, diciamo, approfondite, purtroppo. Comunque, collezione incredibile, però quando le persone sono così, cioè, nel senso, puoi essere tutto quello grande che vuoi, ma se poi sei così, questo è quello che penso io, ragazzi. E poi gradirei comunque non parlare di altri, però se mi fate parlare io poi dopo mi devo sbilanciare. Comunque ragazzi, mettete like e vediamo qualche bel gioco del PC Engine. Ragazzi, vedete la definizione, eh? Cioè qui non si scherza. Ecco ragazzi, vediamo Bomberman. Vediamo Bomberman. Ovviamente lo vedo molto meglio di come lo vedete voi. Oh, ragazzi. Non ho acceso l'audio. Bomberman 94, ragazzi. Peccato che non riesco a inquadrare tutto lo schermo. Un peccato. Però, che devo fare? Bomberman 94. Allora, accendo l'audio, ragazzi, così sentiamo anche l'audio. Dunque, l'audio un attimo, perché devo fare una piccola manovra. Scusate, vi faccio sentire l'audio anche. Ah, ma no, ma non si vede perché... no, perché ho staccato lì. Niente, non posso farvi sentire l'audio. Niente, dai, facciamo senza audio, tanto devo parlare io, quindi facciamo senza audio. Ma la TV che problemi ha? Perché la TV non si accende? Ma ragazzi, è partita la TV. Tanto la devo cambiare. Ma da po', è partita da via. Vabbè, comunque non importa, dai. Facciamo vedere sta macchina. Allora, Bomberman 94. Cioè, non so se vedete la... Ripeto, voi lo vedete peggio di com'è in realtà. Mi dispiace per l'audio, volevo farvelo sentire. C'è un audio mostruoso. Madonna ragazzi, cioè... Voi non avete idea della qualità. A parte che si vede, si può intuire dalla live. Ah, e non fate caso a quelle righe che si vedono leggere, lì è il refresh rate del monitor, ragazzi, che
che fa conflitto con... No, sono morto. Cioè, vedete i pixel, ragazzi, cioè... Dai, proviamo a vincere questo. E niente ragazzi, l'altra cosa che vi volevo dire, dopo ve la dico, è un segreto sulle pistole ottiche. Poi dopo chiudiamo la live perché quanto siamo in live? Da 45 minuti, dai. Non voglio farla troppo lunga, voglio fare un'ora. Ale, ho preso il canguretto, cos'è? Ma cosa mi permette di fare sto canguro? A parte... Forse mi dà una vita in più? Dobbiamo far fuori tutti i nemici, ragazzi. Ciao coniglio. No! No, bastardo! Mi dà una vita in più, infatti. Punti. Coniglietto di merda, vieni qua. No, si schiva, bastardo. Vieni lì, coniglietto di merda. Vieni qua a tirarmi i pugni. Toh. Poi facciamo uno sparatutto, ragazzi. Comunque, Ludovico... Sì, sì, lo so che è stato uno... Allora, The House of the Dead è stato uno dei primissimi giochi a cui ho giocato. Quello per Neo Geo è bellissimo. Manca solo quello là, ragazzi, da far fuori. Poi faccio vedere sparatutto, shooter. Shooter più che altro. Questo si prende la fine. Evidentemente. Dai. Cazzo è successo? Boh. Calo di tensione. Ecco l'artefatto. Bene ragazzi, cambiamo gioco. Allora, voglio fare vedere uno shooter. Uno shooter coi controcoglioni. Vediamo che cazzo c'è. Allora, no. Adesso ve lo trovo, Il Mahjong. Mahjong non ci so giocare, ragazzi. Poi vi faccio vedere il gioco per PC Engine CD. Parodius da. Parodius ci starebbe. R-Type, ragazzi, dai. R-Type. Se no, aspetta, c'è anche di meglio, Salamander. Vediamo Salamander. Quindi ragazzi è una macchina 8 bit ma c'ha il processore grafico a 16. Infatti tiene tantissimo testa anche alle console di quarta generazione. Macchina stupenda, ragazzi. Poi ragazzi ovviamente si può emulare, però non è la stessa cosa, lo ripeto. Cioè, a parte che giocarci sul professionale è un'altra cosa, cioè, sul CRT è sempre un'altra cosa, prima di tutto. Poi a parte quello, perché uno potrebbe emularlo anche giocando su CRT come faccio sul cabinato, per dire, no? Però se uno può avere la macchina originale. Certo, una macchina costosa, Una macchina costosa perché una macchina così, già modificata RGB, con l'alimentazione PAL, condensatori cambiati, con tutto, scheda, scheda Everdrive e tutto, flashcard, ragazzi siamo sui 500 euro se non di più, Ma perché è un 2R? PC Engine normali costa meno, No! No, voglio farvi vedere un'altra cosa. Dopo passiamo a quello sul PC Engine CD, ragazzi. Ragazzi, lasciate like e mettete mi piace. Siamo sul PC Engine. Una macchina che non si vede molto. Allora. Bella potente.
No, c'era un gioco. C'è la Chrome. No. C'era un gioco. Ecco, voglio vedere ragazzi Afterburner 2. Voglio vedere come cazzo rende. Wow. Madonna. Che figata. Porca troia. Guardate ragazzi. Cioè questa ragazza è una macchina dell'87, ripeto, cioè. Porca troia. Cioè, capite che contro un NES o un Master System sta qui vinceva la grande. Poi ovviamente quando è arrivato il Super Nintendo e il Mega Drive ha faticato, però teneva testa. Poi ovviamente quando il Super Nintendo ha cominciato a introdurre i giochi con i chip speciali, il Mega Drive anche lui, lì cambia tutto ragazzi, ovviamente. Cioè, però, no! È venuta sera? È venuta sera. Madonna. Cioè, questo ragazzi è un gioco molto arcade. Poi ovviamente c'erano i porting arcade che con la super la card che esiste l'arcade card Duo e l'arcade card Pro, perché se uno ha il PC Engine Duo, Duo R o Duo RX, gli basta la PC card, la scheda arcade, l'espansione arcade Duo. Se invece uno ha il PC Engine normale, non ha la versione Duo, deve prendere quella Pro. Quella Pro perché deve simulare anche la supercard, quella del disco. Abbiamo fatto rifornimento di carburante. No! Poi ragazzi, Demiurgo ha recuperato un Philips CDI. CDI modello 220, quello professionale, con l'ottica migliore, quella magnetica e con... anche lì con la scheda MPEG Digital Video Card DVC con un controller, tra l'altro uno dei controller migliori. Dovrebbe essere anche SCART RGB, ragazzi. Cioè, ho pagato 120 euro. Introvabile. Tutta roba che porterò sul canale. Super Mario Bros. Ma questa è un hack, ragazzi. Non può esserci Super Mario su PC Engine. Madonna. Super Mario su PC Engine. No, oh madonna, gira da Dio. Gira da Dio. È velocissimo. Però è strano, cioè c'è la faccia strana. Cioè c'è la barba, cioè è giallo. Vabbè. No, che figata. Posso riavviare un attimo il monitor perché lo vedo un po' strano. Andiamo a riaccenderlo. Riavviamo il monitor. Ok. No, vabbè. Fluidissimo, ragazzi. Fluidissimo. Nintendo, guarda, sto giocando a Super Mario su PC Engine 2R. Madonna. Illegalissimo. Nintendo adesso butta sul canale. Oh. No! Cazzo. Ciao. Non c'ho spazio. Vai più avanti. Dai, non rompere i coglioni. Ecco. Ecco. Allora. Cambiamo gioco, dai. Vediamolo ancora 2 o 3 e poi mettiamo il gioco su PC Engine CD. Cosa vuol dire usa? Bonks, ragazzi, Bonks Adventure è molto bello, molto carino. Clux. Clux me lo ricordo. Cioè, era già in Pac-Land. Pac-Land, ma l'avevo? Pac-Land, ragazzi. La storia. Questo gioco è la storia, madonna.
meraviglia. Quanto ci ho giocato da piccolo. Ma, ragazzi, sembra la versione arcade. È perfettissimo. Allora, no, scusate. Ma come cazzo? Ma che comandi ha? Ma che comandi ha? Perché come faccio a saltare? Ah, ma è stranissimo. Madonna, ma è stranissimo i comandi. Sono stranissimi, ragazzi. Cioè, con il tasto A corri e salti su con... Ah, è uguale. Ah, vai avanti. E va. È stranissimo. Proviamo a vedere se la faccio. Però non è cioè, in realtà ti si abbina. Perché c'è il fiore? Boh, vabbè. Oh, c'ho qua che ci bombardano. Oh, c'ho che ci bombardano. Madonna. Oh, abbiamo vinto la prima parte, ragazzi. 11 spettatori, ragazzi, mettete mi piace al canale del Demiurgo. Porca puttana! PC Engine 2R in RGB su JVC Monitor professionale. Iscrivetevi, mettete mi piace. Porca puttana, attenzione! UFO! Fate domande, ragazzi, se no scrive solo Ludovico. Wow, wow, wow! Punti, punti! Mettete big like per Demiurgo! Guardate, big like! Si da un cazzo. Big like su PC Engine! Packland! Adesso cambiamo anche gioco. Dai, vediamo dove riesco ad arrivare. Oh, il mega salto della Madonna! Donate per YouTube Italia Elite. Solo gli Optimi Manent. Solo i migliori rimangono. L'Elite, la creme di YouTube Italia. Dai ragazzi, solo gli Optimi Manent. Quanto bisogna pagare per farne parte, eh? Quanto bisogna pagare? Ragazzi, sono... avete visto? Che salto buggato che ho fatto? Proprio preso il pelo, eh. Attenzione. No, ho sbagliato. Riprovare. No. Madonna. Qui non è facile, eh. Non mi ricordo come si fa. No. Cambiamo. Leviamo la console. Ah. Allora, io volevo vedere questi giochi dei Super Graphics se partono, ma mi sa proprio di no. Battle Ace. O ci vuole la scheda? Ma no, non ci vuole la scheda arcade, c'è scritto di no. Ma che sono per i Super Graphics, non possono andare su PC Engine. Possibile. Infatti non vanno. Boh, vabbè. Dai, vediamone ancora due, poi proviamo quello su PC Engine CD. Allora, vediamo le H... Street Fighter, cos'è? Ah, sono delle... Ah, è Street Fighter. Strip. Boh, nudo, non capisco sta cosa. Ah, beh, 240p Suite, certo. Qui c'è... Allora, questo cos'è? Non lo so. Allora, vediamo le Achrome, ragazzi. Air Blaster, Alien Chrome. Vediamo cosa c'è di Achrome. Kadesh. Darius. Doraemon. Nobita. Devil Crash. Fantasy Zone deve essere carino. Legend of Hero, Mahjong, Magical Chase. New Zealand, ecco ragazzi, New Zealand Story è veramente un bel titolo. Dai, vediamo New Zealand Story. Sì, dai, New Zealand Story. È un titolo che spero conosciate. Bello quel museo lì, Ludovico, molto bello. Wow. Fantastico. Un bel giochino sto qua, ragazzi. Controller. È un bel platform.
Molto, molto, molto carino. Tanto carino. Troppo carino. Il pulcino. Il pulcino. Oh, ce la fai? Mi ho liberato la compagna. Oh, oh, oh! Troppo veloce! Troppo veloce! Troppo veloce! Madonna. Oh, oh! Che succede? Ah, mi sono punto. Mi sono punto. Ah, devo salire con la mongolfierina. Lagga. Poi non è che lagga, ma è... scatta o come cazzo si dice. C'è il calo di FPS. Oh, vai giù. Vai giù. Ma sti nemici sono uguali a quelli di Liquid Kids. Liquid Kids Arcade, ragazzi. Sono gli stessi nemici. Sono gli stessi nemici. Ah, non tutti, sono simili alcuni. Tipo quei paguri lì sono strasimili. Ma qui devo rubare i cosi. Devo rubare i veicoli a quelli. Per andare su. Secondo me sì. Devo farli venire giù e rubargliene uno. Sì, infatti. Vai su. Wow. Ma sono immortali, non mi stanno colpendo. Cioè, perché non posso... Cioè, allora è un hack. È l'hack, madonna, c'è una modalità... God Mode! Invincibilità, ragazzi! Invincibile! Sono invincibile! Il pulcino! Mamma mia. Vabbè. Dai, vediamo quello per PC Engine CD. Allora, per quello PC Engine CD dobbiamo... Vi faccio vedere. Dobbiamo... Per spegnere la console, ovviamente. Dobbiamo togliere, credo, questa. Non lo so, però. Sinceramente non lo so ancora. Tiriamo via la Everdrive. Prendiamo il gioco. Efera and Iliora. The Emblem from Darkness. Madonna, tutto in giapponese, capisci un cazzo. Vabbè, allora. Apriamo. Wow, con manuale tutto. Originale, ragazzi. Mettiamo dentro. Ecco qua. Accendiamo la macchina. Ecco, PC Engine Super CD-ROM 2 System versione 3.0. Press RAM. C'è acceso il LED, ragazzi. Sta leggendo. Sta leggendo? È già partito? Tutto in giapponese. Siamo su PC Engine CD-ROM. PC Engine CD System. Prima console con supporto ottico della storia. 1987. Tutto in giapponese, non si capisce un cacchio. Ovviamente il lettore a velocità 1x. Eccoci qua. Emblema. Sta leggendo. Sta leggendo. Selezioniamo. Vabbè, FRI ora, perché no? Sì, 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 sì. Sì. Ah no, è solo per due giocatori. FRA. Adesso poi devo staccare, ragazzi, anche perché c'è il telefono scarico. Ecco, ragazzi, guardate. È un... non so se è un RPG, ma è sicuramente un gioco d'avventura. Figa, sarà incastrato. Guardate, ragazzi! È buggatissimo il nemico! Guardate! E continua a incastrarsi nelle pareti! Allora. Si incastrano nelle pareti.
Mi dispiace che non mi faccio sentire la musica, ma perché non l'ho attaccato allo scaler e quindi non si sente la musica, è attaccato direttamente al BVM. No, sono morto nella palude. Game over. Ok ragazzi, una bellissima macchina, che devo approfondire, devo approfondirla perché non l'ho ancora approfondita. Dopo vi spiego l'ultima chicca per quanto riguarda le Light Gun Arcade. Comunque avete visto che questo monitor, un monitor contro coglioni, sì, questo CRT ragazzi. No, 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 sto morendo, c'è poca vita. Se tocchi quella melma muori. Madonna, madonna, Vieni qua. Oh, no! Dove sto andando? Boh, proseguiamo di qua. No! Non farmi uccidere una sanguisuga del cazzo, Guarda, si incastra nelle pareti, Si incastra nelle pareti! No. Oh, 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 ma troppo veloce! Troppo veloce! Vieni qua. Madonna. Altro che Zelda, ragazzi. Una grotta. Ah, un tipo. Non capisco un cazzo. Fanculo, va. Vabbè, ragazzi, avete visto. Adesso non è che voglio stare più di tanto, anche perché c'ho il telefono che mi sta morendo. Allora, avete visto PC Engine, macchina molto bella. Guardate la qualità del BVM. L'ho fatto vedere. Ve l'ho fatto vedere. Poi il Demiurgo, come ho detto, porterà il CDI. Tutti i cablaggi qua dietro, avete visto. Spegniamolo adesso. Spegniamo il monitor. Allora ragazzi, niente, io vi ringrazio per essere stati con me. Vi spiego l'ultima cosa, una chicca. Allora ragazzi, se avete un cabinato arcade tipo il mio, con monitor CRT, ok? In questo caso 28 pollici, e volete usare le light gun, del gaming, tranquilli, non preoccupati, tanto la live rimane su, quindi la puoi guardare quando vuoi. Ho fatto vedere delle cose interessanti, ho spiegato anche delle chicche riguardo la masterizzazione e i supporti ottici, quindi che si aggiungono a tutte quelle ai miei vecchi video, masterizzazione, delle cose molto interessanti del gaming. Tanto la puoi riguardare quando vuoi. Abbiamo fatto vedere il PC Engine 2, abbiamo fatto vedere i giochi, abbiamo fatto vedere tutto sul BVM delle chicche. Questa macchina qua. E vabbè, allora ragazzi, vi stavo spiegando l'ultima cosa e poi stacco. Tanto poi dei gaming ci vediamo di persona tra non molto, tra 2 settimane massimo ci vediamo. Ragazzi, mettete like, iscrivetevi al canale, poi ringrazio ancora Viper per aver donato. Allora, dicevo, se avete un cabinato arcade, ragazzi, o comunque, se voi avete delle pistole ottiche, vecchio stile, ok? Qui c'ho tutte le console. Non quelle moderne, le Sinden, ragazzi, non quelle per gli LCD, che sono queste, ma quelle vecchie per il CRT, ottiche, che usano gli elettroni quindi non quelle della Wii, che usano una tecnologia diversa perché usano una sensor bar. Tra l'altro, ragazzi, una piccola chicca. La pistola della Wii, che praticamente è soltanto un uscio, perché qui si inserisce, c'è una ragnatela. Qui si inserisce il Wiimote, il telecomando della Wii, e funziona come una pistola, ragazzi. Però utilizza la sensor bar. Qui ne ho due, perché ho la sensor bar della Wii, che è quella sopra, quella sotto della Wii U, perché io sia la Wii U, che è qua, con su pad, che la Wii, che è là. Ok? Allora, la tecnologia della Wii, che è praticamente una tecnologia che non utilizza gli elettroni, anche perché quando è uscita la Wii non c'erano più i CRT, ma utilizza la barra, usa l'infrarosso, c'ha un nome in realtà diverso.
No, 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 non sono stato bandito, poi ti spiego. Ecco ragazzi, la tecnologia della Wii, sapete da dove deriva? Deriva dalla pistola del CDI. Il Philips CDI, che è una console che piace tanto al nostro Magnum e che io ho comprato finalmente, ho recuperato, utilizzava la pistola che si chiama Peacekeeper, che aveva un sensore da mettere esterno, anche sul CRT. La pistola del CDI non utilizzava gli elettroni per puntare, ma usava il suo sensore. E praticamente quel brevetto lì è stato, diciamo, tra virgolette, usato poi dalla Wii, da Nintendo, e la Philips ha fatto causa a Nintendo. E Nintendo ha dovuto sborsare un casino di soldi a Philips per utilizzare il Wiimote con la sensor bar. Capito ragazzi? Perché è una tecnologia del Philips CDI. Mentre tutte le altre pistole ottiche non usano sensori, ma usano gli elettroni. Ecco, su queste pistole qua ragazzi, potrebbe succedere che voi avete dei problemi a puntare. Potrebbe succedere che sul vostro CRT, quando sparate, non punta bene. Voi magari avete fatto la calibrazione della pistola, fate tutto, però a volte perde il segnale. Può succedere che a volte perde di segnale la pistola ottica. Ragazzi, come si risolve sta cosa? Con un fix facilissimo. Io sul CRT non ho problemi, ho già provato, ma sul mio cabinato, sul monitor, perché evidentemente c'è questo vetro, cioè, vedete ragazzi, non c'è il monitor diretto, ma c'è una plastica a specchio, no, che lo protegge, ok? Per causa di questo vetro, evidentemente, quando io uso le pistole, che ce l'ho qua, pistole ottiche, queste qua sono quelle della PS2, ragazzi, che ne ho una qui e una qua. Quando voglio giocare ai giochi con le Lightgun, qui, mi succede che con la pistola perde il sync, cioè vedo che in mezzo mira bene, però ai lati perde ogni tanto, il sensore va via, no? Si perde il puntamento. Ragazzi, è sufficiente aumentare la luminosità. Se voi avete questo problema, dovete andare dietro o nel vostro CRT, dovete aumentare la luminosità dei potenziometri. In questo caso è carina. Dovete aumentare la luminosità e vedrete che punterà bene. È una cazzata, però ragazzi vi giuro che ci ho sbattuto la testa per un sacco di tempo, un sacco di guide, ho fatto varie calibrazioni, letto un sacco di... Ragazzi, è la luminosità. Vi basta regolare la luminosità dal retro, cioè aumentarla, e vedrete che il puntamento sarà molto migliore. Vedrete che non perderà più il puntamento, ragazzi. Basta, questa è l'ultima chicca che volevo dirvi. Comunque ti rispondo, Dio del gaming, non sono stato bandito dalle fila del retro, però qualcuno con questa live mi ha fatto delle domande e io ho risposto senza peli sulla lingua. Perché il demiurgo è il demiurgo, c'è niente da fare. Poi dopo dal vivo, quando si ha le fiere, bisogna, come si dice, fare i bravi, come ama dire qualcuno. Però sul proprio canale uno può fare quello che vuole. Io non ho mai fatto nomi comunque, a parte uno che è stato citato, che Ludovico me l'ha detto, io ho detto cosa pensavo. Però a parte questo, ragazzi, vi ringrazio per essere stati con me stasera, 73 minuti, quindi un'ora e 10 di live. Dai, spero che i miei consigli sui supporti ottici vi siano serviti, che erano delle chicche importanti. Insomma, questo è il primo TG Demi, che vi ripeto ho preso spunto dal TG Igor per parlare un po' di tutto e insegnare delle cose. Quindi abbiamo parlato dei supporti ottici, quelli migliori e come per risolvere i problemi di lettura. Abbiamo fatto vedere un monitor professionale, abbiamo fatto vedere il PC Engine, vi ho fatto la storia in breve del PC Engine, i modelli principali, vi ho fatto vedere la macchina. Vi ho parlato anche di questa chicca delle light gun, insomma tanta roba ragazzi, dai, per oggi direi che siamo a posto. Il Demiurgo tornerà sul canale, ho voluto fare una live un po' improvvisata, insomma però è piaciuta a quanto pare, c'è stata partecipazione, vi ringrazio per i like, vi ringrazio per eventuali, cioè per la donazione del Viper, veramente ringrazio tantissimo Viper, ringrazio quelli che sono stati in chat, ringrazio Viper che ha anche donato, Ludovico, Colle, Etrix, Agostino Castellano, ringrazio tutti del gaming ragazzi e tutti gli altri. Niente, io vi saluto e ragazzi alla prossima. Se poi avete domande, cose, ci sono i commenti, potete sempre farle. Però ragazzi mi raccomando recuperate questa live perché poi dopo man mano vi spiegherò altre chicche. Insomma, man mano che scopro cose, poi quando arriverà il CDI, poi devo sempre fare video su tutta questa robetta qua. Il mister, tutta sta roba qui, anche su Gizmodo devo ancora farlo. Poi devo fare un video avanzato sulla PSX, ragazzi, perché ci sono dei segreti su questa macchina qua incredibili. È una PS2, ma c'ha dei segreti incredibili.
Cioè, nel senso, come si fa a modificarla, che praticamente bisogna usare questa, ma c'è tutto un passaggio particolare da fare. E poi devo finire anche quello su PS4, ragazzi, che è la modifica su PS4, che è già finito il video, ma devo finire di editarlo. Vabbè, questi qua sono gli aggiornamenti. Ragazzi, buonanotte, il Demiurgo vi saluta, alla prossima. Grazie per essere stati con me. Ciao ciao!